Cari amici, buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Questa è la riedizione del mio ufficio del Newman Master che abbiamo tenuto io e mio amico Carlo Pergola alla fiera di Vicenza Oro il 12 di settembre. Oggi vi andremo a parlare del quadrante più iconico in assoluto della famiglia Daytona. Vi spiegherò come riconoscere l'originalità. E tutti gli elementi che vi andrò a elencare sono ricavati da principalmente esperienze personali e da testimonianze di persone molto attendibili che abbiamo potuto raccogliere nel corso di tutti questi anni. Dunque, per spiegarvi bene questo quadrante, io vi devo accompagnare in un immaginario viaggio del tempo. Vi riporto al 1963. Iniziamo. 1963. Rolex presenta il nuovo Rolex Cosmograph. Lo aveva già soprannominato Daytona perché era già cronometrista ufficiale di questa competizione. Daytona è un famoso circuito in Florida. La versione argento era stata soprannominata Daytona, mentre la versione nera l'aveva soprannominata Le Mans. Questo orologio si differiva da quello precedente, S238, per la scala tachimetrica, che non è più stampata sul quadrante, ma incisa sulla ghiera. Questo per dare un piglio più sportivo e creare una sorta di vicinanza al mondo delle corse. Curioso notare che all'epoca un orologio del genere costava $210. 1964. Bene, 1965 questo orologio è stato accolto sul mercato in maniera un po' fredda, nonostante che si sia cercato di volerlo rendere iconico abbinandolo al mondo delle corse. Rolex gli aggiunge un nome e lo chiamerà non più Chronograph ma Cosmograph. Cosmograph è un nome di invenzione Rolex, non ha nessun significato, è solo di ispirazione a quello che da lì a poco sarà la nuova frontiera dell'uomo, cioè lo spazio. Vedete, questi sono i nuovi cataloghi dove Rolex lo chiamava Cosmograph. Ancora non aveva deciso di fare un'unica famiglia e abbinarlo solamente al circuito di Daytona. Questo è un catalogo del 1966 o 67, non mi ricordo bene. Vedete, questa è la referenza 6238, la precedente. La scala tachimetrica è stampata sul quadrante, mentre ora è incisa sulla ghiera. I progetti per il 6239 in quel tempo erano argento e nero. Questo perché l'orologio per antonomasia a quel tempo era l'orologio elegante. Gli orologi più venduti erano Day-Date e Day-Just, sicché un orologio sportivo ancora non era digerito dal pubblico, dal grande pubblico. Quindi questo cronografo era veramente invendibile. A suffragio di quanto ho detto, vi mostro una pubblicità dell'epoca. Vedete, questo è un famoso commerciante dell'epoca che dichiara di comprare e vendere qualsiasi modello Rolex, meno che i Cosmograph Daytona, non li vogliamo. Rolex quindi cerca di spingere questo orologio sul mercato facendo leva sui nomi, Cosmograph, Daytona, però questo orologio ancora non si vende, fino al 1967 che Rolex presenta una nuova tipologia di quadranti, che chiamerà esotici, quelli che poi noi chiameremo successivamente Newman. I quadranti esotici erano nero e bianco, bianco in due declinazioni, con pista bianca e pista rossa, e il quadrante nero.
Questo è il quadrante più sportivo in assoluto di casa Rolex, un quadrante tridimensionale ispirato forse da un cruscotto di un'automobile, veramente un orologio dal piglio sportivo. Qui in questo catalogo potete vedere le varie declinazioni con il 6241. A proposito di cataloghi, vi voglio far notare che sono pochissimi i cataloghi che riportano i quadranti Newman. Questo e anche i listini prezzi che riportano i 6239 sono veramente rari. Questo a suffragio di una mia ipotesi: non in tutti i mercati era stato importato il Daytona 6239, senz'altro quello degli Stati Uniti, senz'altro il francese e l'italiano, perché ne ho i cataloghi, senz'altro il giapponese. Però io credo che non in tutti i mercati sia stato importato questo crono, però rimane un'ipotesi mia, suffragiata dal fatto che non ho mai trovato, e ne ho veramente tanti, cataloghi dell'epoca che lo riportavano. Questo per esempio è un listino prezzi del 67. Vi voglio far notare che costava un Daytona 6239 $212 e 197 solo testa. Questo vi serve per capire perché molti Daytona non hanno il suo bracciale e perché un bracciale con finali 71 è così raro e costoso, perché spesso e volentieri veniva comprata solo la testa. Bene, torniamo a questo quadrante, il quadrante esotico, prodotto in 3 esemplari, questo in primissima serie: bianco, pista rossa, nero, panda, nelle versioni oro, quadrante nero e quadrante champagne nelle varie declinazioni. Perché il nome Newman? Il nome Newman ovviamente perché lo indossava il famoso attore, soprattutto nel film Indianapolis pista infernale, che è titolo originale Winning in inglese. Tengo a ricordare che Newman non era un testimone a Rolex, quindi comprava e indossava questi orologi per suo puro piacere. Questo che vi faccio vedere ora, a titolo di curiosità, è il Newman di Paul Newman. Questo quadrante, con questo orologio, è stato battuto recentemente all'asta di Philips per una cifra all'incirca di 17 milioni e mezzo, e tra le altre cose non era neanche un fiore, era un orologio bello ma vissuto. Questo è il retro. Ora la domanda è: quanti quadranti Newman esistono sul mercato? Bella domanda. Ora io ho provato a fare una stima. Allora diciamo che pulsanti a pompa e più il 6240 sono stati prodotti circa 26.000 orologi nel periodo 63-1970, diciamo all'incirca. I primi 4 anni non sono stati montati i quadranti Newman, sicché riduciamo a 18.000 diviso le tipologie di quadranti. La stragrande maggioranza montava argento e nero, solo pochissimi sono stati montati in primo impianto. Io credo che sono stati forniti principalmente come optional, cioè in bustina, questi quadranti. Questo a suffragio del fatto di 2 elementi che abbiamo potuto notare. Uno, un documento ufficiale Rolex dove Rolex America restituiva a Ginevra 700 quadranti Newman perché invendibili, e 2, perché negli anni 80-90, dove io ero già operativo, si trovava moltissimi Daytona 4 cifre con quadrante che non c'entrava niente né come periodo né come seriale. Quindi la mia ipotesi è che pochi abbiano montato di primo impianto il quadrante Newman, e comunque la mia personale stima non va oltre 1500 esemplari. Ora, quanti Newman ci sono sul mercato? È lì che
cambia tutto, perché Rolex non è che quando l'orologio è uscito di fuori produzione o ha smesso di commercializzare il quadrante Newman ha smesso di stampare questo quadrante. Per 25 anni in genere Rolex fornisce i ricambi di qualsiasi orologio. Questo è il caveau della Singer, dove conserva tutti i quadranti, e questo è dove conserva i quadranti Newman. Come potete vedere ci sono delle ristampe, questa è la data di quando è stato fatto, nel 1995, 2007, che è la data più o meno della nostra visita, 2006, ora gli ultimi 2007-2006 sono facilmente identificabili, hanno delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelli d'epoca, ma questa è una cosa che magari vedremo in un secondo momento. Vedete? Guardate il paradosso. In questa fotografia ci sono dei quadranti originali attaccati col nastro adesivo su questa scatola. Guardate qua. Qui c'è qualche milione di euro in quadranti attaccati con lo scotch. Comunque, a prescindere da questo, questi sono due quadranti di fornitura che magari dopo vi darò qualche elemento per saperli distinguere subito. Quindi abbiamo determinato che Rolex ha continuato a produrre questo quadrante, sicché difficilmente possiamo sapere, cioè è impossibile sapere quanti quadranti Newman sono in circolazione. Arriviamo a descrivere come riconoscere l'originalità di questo quadrante. Per parlare di un quadrante, di come riconoscerlo, dobbiamo fare una breve introduzione di come viene realizzato un quadrante, di come viene stampato. Viene stampato con una tecnica che si chiama tampografia. Questa cosa consiste in un tampone dove è incisa una grafica, e questa grafica, tramite un tampone in silicone che va a prendere, vedete, la scritta sul cliché, lo trasferisce poi questa scritta sul quadrante. Allora, un tampone nuovo e un cliché nuovo hanno una resa grafica ottimale. Il cliché viene inchiostrato con una spatola in metallo, il tampone è in silicone, quindi avrà una resa grafica eccellente nelle prime stampe, che andrà poi, rientrando sempre in un certo criterio di controllo di qualità, a ridursi nell'arco temporale della sua vita. Oltre a questo, il tampone in silicone viene manovrato manualmente da un operatore. Questo operatore può esercitare una pressione più o meno energica su questo strumento, quindi le scritte possono avere una definizione e uno spessore differente, però avranno lo stesso allineamento e carattere. Bisogna fare queste due distinzioni. Questo perché quadranti uguali possono avere una resa grafica totalmente diversa, i soliti allineamenti e il solito design, e è su quello che ci andremo a concentrare. Questo è il quadrante Newman. Ora io vi accompagnerò in una virtuale camminata, incamminandosi dal bordo fino all'interno del quadrante, e vi descriverò man mano che ci incammineremo in questo viaggio che cosa vediamo. Bene, siamo sul bordo esterno, abbiamo la scala dei secondi, in questo caso stampata in rosso. Dopodiché ogni 5 secondi avremo un indice cubico in rilievo. Questo indice cubico nella parte superiore, nel quadrante nero, ha una goccia di vernice nera, e nella parte che guarda all'interno del quadrante vi è il materiale luminoso, il trizio. Questi trizi sono presenti in tutti gli indici, meno che a quello ad ore 12. Se illuminati con una lampada UV si illumineranno di verde e perderanno immediatamente la luminosità.
Qua siamo sempre in un quadrante Newman, ma in un Panda. Farò questi collegamenti perché queste caratteristiche grafiche che vi indicheranno l'originalità dell'orologio saranno uguali per tutti i tipi di quadranti Newman, sicché quello che vale per il quadrante nero generalmente vale per il quadrante bianco, questo per definirne l'originalità. Per definire l'arco temporale ci saranno delle differenze che però affronteremo in un secondo momento. Bene, questo è il quadrante Panda. Come potete vedere qui il cavaliere è cubico, sì, però ha la superficie piana senza la vernice nera, è cromato. Non è il primo quadrante che Rolex fa con lo scalino, infatti si troverà questo scalino, questo step, anche nei quadranti da Just e dai Date, che a quel tempo erano i quadranti gli orologi più venduti. Come ho detto, il trizio ha sempre una forma ovale e è quasi sempre appoggiato allo scalino. Sulla minuteria, sempre su questo bordo, troveremo anche l'importantissima scritta T-Swiss T. Questa è una scritta molto importante che dovrete imparare a riconoscere per due motivi. Uno, per riconoscere l'originalità, perché ha un design e delle caratteristiche uniche, e anche per collocare temporalmente questi quadranti. In quest'altra foto vediamo un quadrante nero, vedete come si vede bene la goccia che crea proprio una sorta di rilievo su questo indice, mentre qua nello scalino l'indice è cromato. Nel bianco tre colori vi faccio notare che la stampa della minuteria non è fatta in un singolo colore, ma è frutto di una sovrapposizione di colore, cioè prima veniva stampata in bianco e poi veniva stampata in rosso. Questo fa sì che il rosso abbia una luminosità e una brillantezza superiore, anche se visto con la lente perde un po' in nitidezza, vedete? Visto con la lente è un po' più abbrocciata come scritta, però ecco, a livello ottico è molto superiore. Ora vi farò vedere, questo è un quadrante di fornitura, guardate cosa vuol dire stampare il rosso sul nero, vedete che è cupo, non ha la stessa luminosità che può avere una stampa realizzata in due volte. Questo porta anche a uno spessore di vernice, a una tridimensionalità molto bella. Guardate in questa foto com'è chiaro come veniva messa questa goccia di vernice. Molto bello questo quadrante Oyster, il colore avorio di questi trizi che solo il tempo può disegnare di questa tonalità, veramente, veramente spettacolare. In questa foto vediamo la forma del trizio e lo scalino molto bene. Imparate dovete fare in modo di imparare molto bene a riconoscere queste scritte, perché sono veramente difficili da replicare esattamente come sono, sia come allineamento che come grafica, anche perché poi ce ne sono di vari tipi. Questa qui per esempio è una scritta della primissima serie, molto più grande, la scritta Sing Song a casetta, vedete che poi può variare, queste forme delle S, non c'è una S uguale all'altra. Queste sono cose che dovete avere una memoria fotografica o un archivio e archiviarvele. Nelle versioni in oro anche qui veniva realizzata una doppia stampa, bianco su vernice porpora oro. Qua veramente con la lente, se guardate con la lente, era un disastro, era veramente brutto, cosa che invece visto normalmente dava un colore e una tridimensionalità all'orologio senza uguali. Questa è nella versione John Player Special.
sempre la versione a casetta, vedete le S non ce n'è una uguale. La definizione di tutte le scritte varia molto dove veniva stampata. Ricordiamoci che adesso io vi farò vedere la base del quadrante. Adesso noi siamo risaliti dalla sponda, abbiamo scavalcato lo scalino e io vi farò vedere la base del quadrante. Questa è una base molto granulosa, di un colore semilucido, quindi le scritte non avranno mai una resa ottimale perché non sono stampate sul lucido. E comunque questo è un altro elemento di grande controllo per l'originalità, perché le vernici moderne o le vernici contraffatte del periodo tendevano a essere più flat, più piatte, a stendersi, non avevano questo effetto di rugoso, e questo io ve lo farò vedere un po' in tutti i quadranti. Questo è il nero, questo è il nero da 6239, vedete, sono i classici caratteristiche che troverete ovunque, in qualsiasi quadrante di Paul Newman. Queste erano le tipologie di vernici che venivano usate. Guardate che spettacolo, questo 6239 con la pista marrone. Questa originariamente era nera, aveva preso un marrone pazzesco, uno dei 6239 più belli che mi siano mai capitati di avere. Vedete? Sembra proprio una buccia d'arancia quasi. Bene, abbiamo visto un altro elemento di originalità. Ora scenderemo nel conta minuti, nel contatore a ore 3. Prima cosa che vi voglio far notare prima di scendere è che questo quadrante non è simmetrico, cioè la parte destra è leggermente disassata rispetto alla sinistra. Vedete, lo spazio è diverso, e questo in tutti i quadranti Newman. E adesso ci concentreremo a vedere cosa troveremo nel contatore a ore 3. Il contatore a ore 3 è composto da indici a bastone e a indici che noi abbiamo soprannominato pipe. Pipe perché c'è una dissimmetria tra la parte destra e la parte sinistra di alcune di queste pipe. Questo è l'unico contatore che ha, oltre che indici a numeri e a pipe, anche a bastoni. È caratterizzato anche da una differenza di lunghezza di questi indicatori e da cerchi circoncentrici che partono da subito dopo la base del quadrante e arrivano al centro. Qui vi ho fatto notare la differenza di lunghezza, e questi sono i cerchi circoncentrici. I cerchi sono 26. Altra caratteristica che dobbiamo notare sono i numeri 10, 20 e 30. Tutti hanno una grafica particolare. Il numero 10 il numero 1 ha un'altezza superiore rispetto allo 0. Vedete, è più alto, non sono alti uguali queste qui, e è caratterizzato dagli indici con dei baffetti che ovviamente i cerchi circoncentrici distorgano leggermente. Anche lo 0 ha una sua forma particolare, soprattutto lo ha all'interno dello 0. Queste sono cose che potrete vedere in tutte le tipologie di quadranti, vedete? Guardate, l'1 è più alto. Altra cosa, poi passerò a descrivervi gli altri numeri, notate che spesso e volentieri, grazie alla realizzazione di questo quadrante con un tampone di silicone che va a colmare per stampare ovunque, l'indice sormonta lo scalino, cioè monta sopra questo scalino, aumentando nella vista di profilo l'effetto tridimensionale del contatore. Questo è il numero 10 che vi descrivevo prima. Il numero 20 che cambia di grafica. Questo per un discorso di collocazione temporale è molto importante, prima serie, seconda serie. La classica, e hanno due forme molto particolari che dobbiamo imparare a riconoscere. Anche la forma interna dello 0, Queste sono le classiche cose da imparare a riconoscere.
il 3 che ha la pancia inferiore molto più pronunciata rispetto a quella superiore, con sempre delle grazie alle sue estremità. Vedete qua, lo apprezziamo meglio, vedete, si vede quando l'indice sormonta il contatore. Ora in quest'altra foto lo vedrete meglio. Questo è presente in quasi tutti i Neumann, comunque come potete vedere qua in alcuni è meno accentuata. Da questa foto si apprezza molto la tridimensionalità, più bassa, più alta, più bassa. Bene, abbiamo visto e esplorato il quadrante Aure 3, adesso usciamo e andiamo a vedere la scritta Rolex Cosmograph. Queste scritte, soprattutto nei pulsanti a pompa, possiamo definirle in due modi. Io le chiamo nuovo stile e vecchio stile, che comunque hanno tante caratteristiche in comune, soprattutto per quanto riguarda le scritte, ovviamente. Notate per esempio sempre la A casetta con i baffetti, la H che ha quasi sempre la parte esterna più alta della parte interna, con questa classica forma. Ogni lettera ha una sua caratteristica propria, che ovviamente con uno studio un confronto con una sovrapposizione riusciamo ad apprezzare meglio. Vedete? Questo è bianco, la H, la A casetta, la O di Cosmograph. Qua si riesce a percepirla anche meglio, forse. Ricordiamoci che stiamo vedendo degli ingrandimenti importanti, quindi quello che vedete come difetto con una lente a 10 gradi di ingrandimenti non lo vedete. Qua è una sovrapposizione per farvi vedere il vecchio stile delle scritte, anche nelle versioni oro, solita, musica. Bene, sopra la scritta Rolex abbiamo la corona, simbolo di Rolex, la classica corona a 5 punte. Questa corona si presenta con una finitura stondata, lucida, molto bella, molto rifrangente, molto bella, e è la corona principale per i quadranti Neumann. Vedete? Nel fine serie si può trovare questo tipo di corona, che è un po' più piatta come rifinitura, fine serie e anche in diversi quadranti di fornitura. Queste sono le due tipologie di quadranti di corone che è possibile trovare in un quadrante Neumann. Continuiamo la nostra camminata e arriviamo alla scritta Daytona. Questa è posta sopra il contatore Aure 6 e ha una grafica ricorrente e ovviamente simile alle scritte viste finora. La a casetta, guardate la forma particolare della Y. Queste sono cose da imparare, perché le grafiche del tempo erano così: la T con le appendici verso il basso, la N, vedete questa forma particolare della N. Bene, questa scritta veniva realizzata nel quadrante nero con la tecnica di vernice su vernice. Questa poteva essere più o meno definita, ovviamente in funzione della qualità del quadrante. Questa è una scritta molto ben definita. Se andiamo a cercare il particolare, vedete sotto c'è sempre il bianco. Nella versione nero era più definita la scritta, ovviamente una stampa sola, le grazie si vedono meglio. Questo è un quadrante soprannominato limone perché ha gli indici non color oro ma bianchi, bianco e giallo, limone. Sempre una scritta Daytona, qua si apprezza la granulosità, la buccia d'arancia del quadrante e lo spessore della vernice. Questo, per esempio, in questo modello è sovrastante il bianco. Qua è palese, no? La stampa rosso su bianco. In questa foto
che ho cercato di fare, enfatizzo lo spessore. Vedete, le scritte sono più alte rispetto a una vernice sola, e questo ha un effetto molto gradevole, un effetto ottico molto gradevole sul quadrante. Bene, sotto la scritta Daytona abbiamo il contatore, il contaore. Qua, come potete vedere, abbiamo solamente i numeri e indici a pipa. Dobbiamo capire quali sono le pipe più non allineate. Questa per esempio è una delle prime da andare a controllare. In tutti i modelli Daytona che andrete a vedere, questa pipa avrà un margine superiore sul lato destro rispetto al sinistro. Anche qui troveremo i cerchi circoncentrici e i numeri 6 e 9 con la pancia aperta, il 3 e il 12, anche questi con tutta una grafica molto particolare. Mi sono messo a contare anche qua i contatori dove è possibile, dopo vi spiegherò, e sono 26 anche qua i cerchi circoncentrici. Il 3, guardate questo 3 che grafica diversa che ha rispetto a quello che abbiamo visto prima. Le due pance sono esattamente identiche. Il 6 col carattere aperto nella versione John Player Special. La pipa, guardatela bene la pipa. Anche qua ritroveremo gli indici che risalgono sul bordo. Ripeto, questa è una cosa che generalmente si trova, poi ci sono alcuni quadranti di non estrema qualità dove questa cosa non c'è. Finito questo quadrante, questo contatore, ci dedicheremo all'ultimo contatore, il contatore dei secondi continui a ore 9. Contatore anche questo con cerchi circoncentrici, indici a pipa e numeri. Numeri molto importanti sono tutti hanno una sua caratteristica, ma quelli che dovete subito dare un occhio sono i 2-5, che sembrano uguali ma non lo sono. Questa parte di qua è molto più pronunciata e ha sempre un baffettino. Questo qua, vedete? Tutti i numeri hanno una caratteristica, il 4, il 5, anche qui ho contato i contatori e sono 26. Guardate questa pipa. E una grafica caratteristica e ricorrente rispetto a tutto il resto del quadrante. Anche qua vediamo un accenno di risalita dei numeri, la stampa singola che ha un effetto più flat rispetto a una stampa realizzata in due tempi, e questi sono i numeri. Anche il 4 dovete immagazzinare che è un numero con una grafica molto particolare, con questo triangolo rettangolo con delle curve dalle forme uguali per tutti i modelli Newman. Il 5 col baffetto. Quando vi dico quando è possibile contarli, perché purtroppo questi quadranti erano realizzati non tutti uguali. Spesso e volentieri questi cerchi circoncentrici si presentano come una superficie rugosa dove non è possibile contarli, e capita che in alcuni punti sono distinguibili mentre in altri no. Questo è un classico difetto perfetto che contraddistingue l'originalità di un orologio, la pipa che vi parlavo prima. Bene, adesso abbiamo concluso la nostra camminata virtuale su questo quadrante, però ci aspetta un altro piccolo viaggio. Andiamolo a vedere sul retro. Sul retro noi troveremo il punzone del produttore, Singer. Questo punzone può essere fatto in due modi: una finitura quadrata per i seconda serie e una finitura tonda, una grafica più tonda per i primissima serie. Poi troveremo un solo castone per i cavalieri e un doppio castone
per quanto riguarda la corona. I quadranti di fornitura sono facili da identificare perché hanno il doppio foro per il castone del cavaliere. Questo è il punzone del prima serie. Ovviamente c'è anche un'altra cosa da dover notare, che è il piedino di fissaggio del quadrante al movimento. Questo ha una forma cilindrica, ma non cilindrica in tutta la sua lunghezza, ma va a ridursi prima di essere saldato sulla base. Fa una specie di step e hanno un diametro diverso, questo che la parte inferiore, e queste erano le basi che usava Singer all'epoca per i quadranti Newman. Vedete, da questa foto riusciamo a vedere molto bene. Bene, con questo io direi che vi ho dato dei grossi indicazioni per poter riconoscere un quadrante Newman. Prossimamente ci dedicheremo alla catalogazione temporale per capire come capire se un quadrante è adatto a una determinata referenza o seriale. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un like è gradito e aspetto i vostri commenti qua sotto, dove sarò felice di rispondervi. Io vi ringrazio molto dell'attenzione e alla prossima. Ciao da Stefano.